Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto su Exoteric World. In questa puntata speciale di Tarocchi e Misteri, ultima della serie dedicata al mostro di Firenze, faremo un bilancio complessivo. Dopo aver analizzato ogni singolo crimine è arrivato il momento di unire i puntini e guardare l'immagine nel suo insieme. Questa analisi finale potrebbe rivelare una firma simbolica ancora più inquietante di quella lasciata sulla scena del crimine. Ci tengo a ricordare sempre che questa lettura è dedicata alla memoria di tutte le vittime del cosiddetto mostro di Firenze. Il mio intento non è condurre un'indagine, ma usare l'energia dei tarocchi come strumento simbolico per esplorare le dinamiche invisibili di questo evento, offrendo spunti di riflessione a chi già conosce a fondo il caso. Spero che gli esperti e gli appassionati possano trovare in queste carte una prospettiva diversa. Se siete curiosi di scoprire cosa rivelerà il velo e volete sostenere questo lavoro di ricerca spirituale, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso entriamo subito nel cuore del mistero analizzando tutte le carte uscite nelle 8 puntate precedenti durante il primo capitolo, La trama invisibile. Eccoci qui ad analizzare tutte le carte uscite nei capitoli La trama invisibile di ogni singola puntata. Ricordiamo che in questo capitolo cercavamo degli indizi relativi ad eventuali rapporti tra vittime e responsabile del crimine. Nella tabella, esclusivamente sotto il profilo matematico e statistico, isolando i nomi delle carte come se fossero variabili discrete, si notano delle ricorrenze e delle distribuzioni molto interessanti. Ecco i punti chiave che penso siano meritevoli di interesse. Come avete notato, ho dato colorazioni diverse ai semi, in modo da agevolare il colpo d'occhio alla ricerca di spunti interessanti. Se osserviamo la loro distribuzione, escludendo quindi gli arcani maggiori contraddistinti dal colore bianco, la composizione è la seguente. Spade contrassegnate dal colore azzurro chiaro, 10 occorrenze. Coppe, colore blu, 10 occorrenze. Denari, colore giallo, 7 occorrenze. Ed infine bastoni, colore rosso, 7 occorrenze. Notiamo che c'è abbastanza equilibrio tra i 4 semi. Questo significa che la serie, a livello campionario, copre quasi uniformemente tutte le tipologie di semi disponibili nel mazzo, senza sbilanciamenti verso un'unica categoria. Andiamo ad esaminare la distribuzione degli arcani maggiori in contrapposizione ai minori. Gli arcani maggiori sono solo 6 su 40 posizioni totali: il carro, la stella, la torre, il giudizio e la giustizia e la papessa. Gli arcani minori sono quindi ben 34 su 40. Possiamo osservare che gli arcani maggiori appaiono con una frequenza molto bassa, il 12,5%. Tuttavia è interessante notare che sono presenti quasi sempre nell'ultima colonna, la quinta, che statisticamente sembra essere il polo dove si concentra il peso maggiore o la conclusione dell'analisi per ogni anno. Per quel che riguarda l'analisi delle figure, cioè i personaggi, le figure di corte, vale a dire il fante, il cavaliere, la regina e il re, sono estremamente frequenti. In ben 15 caselle su 40 è presente una figura, che equivale ad un 37,5% del totale. Abbiamo una dominanza dei re e cavalieri. Sono le figure più costanti. I cavalieri in particolare appaiono ben 6 volte, suggerendo un forte elemento di dinamismo o movimento costante nell'analisi della tabella. Andiamo a vedere eventuali anomalie e i cosiddetti cluster, cioè i raggruppamenti. Nel segmento della tabella riguardante il blocco 1981-1985, la densità di ripetizioni aumenta.
mentre la prima parte 68-74 sembra più eterogenea. Dal 1981 in poi il sistema statistico inizia quasi a chiudersi, riproponendo variabili più già viste. Una cosa molto interessante è che le carte individuano l'anno 1985 come se fosse una sorta di riassunto. Mi spiego meglio. Il 1985 contiene ben 3 carte che sono già apparse in anni precedenti: l'asso di spade, la regina di coppe e l'asso di coppe. Non so, ho come l'impressione che statisticamente l'ultimo delitto funge da sintesi di quelli precedenti. Passiamo adesso alla parte più specifica, l'analisi delle frequenze assolute, in pratica le ripetizioni delle singole carte. Nonostante l'ampiezza del mazzo di tarocchi, che come sappiamo bene è composto da 78 carte, alcune di esse si ripetono, indicando dei nodi statistici. Il Cavaliere di Spade è la carta con la frequenza più alta in assoluto: 3 occorrenze: ottobre 1981, 1982 e il 1984. Appare con una regolarità impressionante nella seconda metà della serie e racconta sempre la stessa dinamica: un rapporto segnato da un conflitto diretto, dove l'attacco è improvviso e nasce da una collera trattenuta troppo a lungo. Parla di aggressività, impulsività, mancanza di tatto, fino a quella rabbia repressa che poi esplode senza controllo. Il 3 di spade è presente 2 volte, nel 1974 e nel 1983. Questo arcano ci porta dentro un legame ferito, un dolore emotivo profondo, un tradimento, una separazione che lascia strappi definitivi. È la relazione che fa soffrire, che incrina, che rompe. Il 7 di coppe compare 2 volte, 1968 e giugno 1981. Ci mostra un rapporto costruito più sulle illusioni che sulla realtà. C'è confusione emotiva, scelte poco lucide, avventure parallele, sogni irrealizzabili che distorcono la percezione di ciò che sta accadendo davvero. Il Re di denari ha 2 occorrenze: giugno 1981 e 1984. Il Re introduce un'altra dinamica, quella del potere. Qui la relazione è sbilanciata, dominata da chi usa il proprio ruolo o le proprie risorse per controllare l'altro. C'è chiusura emotiva, egoismo, rigidità e un forte senso di autorità. L'asso di coppe è presente 2 volte, nel 1974 e nel 1985. L'asso, quando compare, parla di un sentimento che nasce, ma che può degenerare. Un amore che parte come desiderio di connessione e poi scivola nell'ossessione, nella gelosia, nell'incostanza. È un'illusione affettiva che non trova risposta. L'asso di spade compare 2 volte, a giugno 1981 e nel 1985. Questa carta invece appare un conflitto, è la lama che taglia, la verità dolorosa che emerge, la parola che ferisce. Indica un inizio segnato da tensione, premeditazione, rabbia portata al limite. Infine, la regina di coppe ha 2 occorrenze, nell'ottobre 1981 e nel 1985. La regina infine ci parla di dipendenza emotiva, una relazione dove la gelosia diventa motore dell'atto, dove c'è vittimismo, mancanza di empatia e una forte componente di disonestà emotiva. Dovessimo riassumere il tutto, matematicamente parlando, la serie non è caotica. La presenza di un cluster di spade e coppe molto forte e il ritorno ciclico del cavaliere di spade indicano una coerenza statistica che lega i delitti, specialmente quelli della fase centrale e finale. Come ultima analisi mi sono chiesta se ci sono delle, per così dire, stranezze nelle carte uscite, che fanno tornare alla mente dei fatti realmente accaduti durante la serie.
Ovviamente la mia conoscenza del caso è scolastica ed è qui che chiedo ancora più di prima aiuto a tutti gli esperti del caso. Vi evidenzio cosa ho notato. Quella che ho chiamato l'anomalia del 1981, cioè una sorta di contagio dei denari. Nella tabella ho notato il passaggio tra giugno 1981, Scandicci, e l'ottobre 1981, Calenzano. Il primo crimine del 1981 è dominato dai denari. Troviamo infatti il re e il fante. Il crimine dell'ottobre 1981 inizia proprio con un'altra carta di denari, il 10. Storicamente parlando, il 1981 è l'anno della scoperta del modus operandi rituale, la ripetizione ossessiva dei denari legati alla materia, ai corpi, al possesso fisico. Potrebbe suggerire che in quell'anno il killer ha preso le misure o ha stabilito una sorta di protocollo materiale che, tranne per causa di forza maggiore, non avrebbe più abbandonato. La seconda volta la seconda cosa che ho notato è oggettivamente particolare. Tra l'omicidio dell'82 e quello dell'83 sappiamo che nasce la cosiddetta pista sarda, che pone l'attenzione sul crimine del 68, fino ad allora sconosciuto. Ecco, io noto che il 1982 termina con il Cavaliere di Bastoni e il 1983 comincia con la stessa carta. Il 1983 termina con il Fante di Spade e il 1984 comincia con la stessa carta. Il Cavaliere di Bastoni è qualcuno che potrebbe portare un messaggio, un'azione. Il Fante di Spade è qualcuno che potrebbe osservare, spiare o analizzare. Il fatto che queste carte si diano il cambio esattamente in punti di giuntura così significativi potrebbe appunto significare che siamo di fronte a un'evidenza statistica della stesa. C'è una coerenza interna nel mazzo che va oltre il caso. Sembra quasi che le carte abbiano registrato esattamente il cambio di ruolo di un ipotetico soggetto terzo, oppure che due soggetti ben distinti si siano inseriti nella vicenda con ruoli ben diversi da colui che materialmente commette il crimine. Ma forse sono solo mie suggestioni ed è qui che rinnovo l'invito a trovare altri punti interessanti e magari a scriverli nei commenti. Direi che la trama invisibile abbia già fatto una discreta analisi, quindi possiamo passare alla seconda tabella, quella della spinta interiore. Eccoci qui ad analizzare tutte le carte uscite nei capitoli La spinta interiore di ogni singola puntata. Ricordiamo che in questo capitolo cercavamo degli indizi relativi al movente che ha mosso la mano del killer. Analizzando questa seconda tabella, sempre sotto il puro profilo matematico e statistico, emergono dati ancora più polarizzati rispetto alla prima. Qui le ricorrenze sono meno numerose come varietà, ma molto più pesanti come frequenza specifica. Partiamo, come per per il capitolo precedente, dall'analisi dei semi. A differenza della prima tabella moderatamente equilibrata, qui la distribuzione cambia. Abbiamo le spade con 6 occorrenze, i denari con 5 occorrenze, anche le coppe sono uscite 5 volte, i bastoni, fanalino di coda, con 2 sole occorrenze. Il dato più significativo è dato dagli arcani maggiori, che collezionano 6 uscite. C'è quasi una parità assoluta tra denari, spade e coppe. Tuttavia il dato rilevante è l'aumento degli arcani maggiori, che rappresentano il 25% del totale contro il 12% della tabella precedente.
Questo indica matematicamente che nell'estrazione il movente ha prodotto dati più pesanti o significativi rispetto al rapporto vittime-colpevole. Statisticamente la colonna centrale, la seconda dopo le date, è quella che catalizza gli arcani maggiori. Ben 7 righe su 8 presentano un arcano maggiore o una figura in quella posizione specifica. Questo suggerisce che il cuore della spinta interiore, nelle stese a cui abbiamo assistito nelle puntate, tende a manifestarsi con simboli di alta gerarchia. Dato interessante, le figure di corte occupano ben 9 posizioni su 24, rappresentando un 37,5%. Anche qui, come nella tabella precedente, le figure umane pesano per un terzo del totale. Nota particolare: gli assi sono presenti 2 volte, di coppe nell'ottobre 1981 e di bastoni nel 1982. Entrambi compaiono nella prima colonna, indicando un simbolico nuovo inizio statistico proprio in quegli anni. Passiamo adesso alla parte più specifica, l'analisi delle frequenze assolute, in pratica le ripetizioni delle singole carte. Il fante di coppe è la carta con il valore più alto della tabella, comparendo ben 3 volte nel 1974, nel 1982 e nel 1984. Appare con una cadenza quasi regolare ogni 2-3 righe, agendo come un punto fisso statistico nel dataset del movente. Il fante di coppe che domina questa tabella descrive una spinta interiore fragile e distorta, la manipolazione emotiva, il bisogno di affetto non corrisposto, l'agire senza pensare alle conseguenze. È un movente che nasce da immaturità, da una visione alterata della realtà. È interessante notare quali sono le carte specifiche che si ripetono esattamente 2 volte. La stella, presente nel 1968 e nel 1982, è l'unico arcano maggiore a ripetersi, creando un vero e proprio ponte tra il delitto ipotetico della Genesi e quello di Baccaiano, l'inizio e la maturità della serie. Qui il movente diventa una speranza distorta, l'idea che la vittima sia un ostacolo da eliminare per purificare la propria vita o per raggiungere un ideale di felicità, aspettative altissime, ma anche una profonda mancanza di speranza reale. Il Cavaliere di Spade è presente nel 1968 e nel 1983. Ricordiamoci che questa carta era la più frequente anche nella tabella precedente. La sua presenza qui conferma che è una variabile cardine di tutte le letture. Nell'ambito relativo al possibile movente, il Cavaliere di Spade trasforma il movente in un impulso di vendetta, un attacco diretto, guidato dalla rabbia, da ideali distorti di giustizia, dal bisogno di dominare pur di ottenere ciò che si vuole. Se volessimo fare una sintesi, potremmo dire che mentre la prima tabella era una rete di relazioni costante, questa seconda tabella sul movente evidenzia dei picchi specifici. Il fante di coppe come costante assoluta del movente, la stella come unico arcano maggiore che connette l'ipotetico inizio del 1968 alla fase matura del 1982. Una maggiore incidenza di arcani maggiori che matematicamente alzano il volume dell'analisi in questo specifico capitolo. Il fatto che il cavaliere continui ad uscire in entrambe le tabelle è l'anomalia statistica più forte. Sembra essere il motore che collega l'azione del colpevole, la tabella 1, alla sua spinta interiore, tabella 2. Come ultima analisi mi sono chiesta se ci sono, per così dire, delle stranezze nelle carte uscite che fanno tornare alla mente dei fatti realmente accaduti durante la serie omicidiaria. Come per il capitolo precedente, chiedo ancora più di prima aiuto a tutti gli esperti del caso a trovarne altre. Ne ho trovata una
quella che ho ribattezzato la staffetta del Cavaliere di Spade. Questo è un dato più interessante in relazione a ciò che abbiamo notato di anomalo nel capitolo precedente. Nel 1968 la lettura inizia con il Cavaliere di Spade. Nel 1983, l'anno dello strano delitto di Giogoli e dei ragazzi tedeschi, la lettura presenta di nuovo il Cavaliere di Spade al centro. Sembra quasi che se il 1968 è lo sliding doors e il 1983 è il delitto che la maggior parte considera un errore o un messaggio, la ricomparsa della stessa carta, veloce, tagliente e dinamica, suggerisce che la stessa mente o lo stesso osservatore che c'era all'origine è tornato a manifestarsi prepotentemente nel momento in cui si è palesata la pista sarda. Come detto precedentemente, possono essere solo mie suggestioni, quindi vi rinnovo l'invito a trovare altri punti interessanti e magari a scriverli nei commenti. Direi che la spinta interiore, la nostra analisi, la nostra analisi è sufficiente, quindi possiamo passare alla terza tabella, quella della chiave mancante. Eccoci qui ad analizzare tutte le carte uscite nei capitoli La chiave mancante di ogni singola puntata. Ricordiamo che in questo capitolo cercavamo degli indizi relativi agli spunti investigativi che sarebbero stati meritevoli di attenzione per poter avanzare nell'indagine, sperando in un finale positivo. Analizzando questa tabella, il dato statistico si fa ancora più netto. Qui non troviamo solo ripetizioni isolate, ma dei veri e propri blocchi di ricorrenza che suggeriscono una direzione molto precisa. Vediamo insieme l'analisi matematica e statistica. La distribuzione dei semi cambia drasticamente rispetto alle tabelle precedenti e si può dire che i denari la facciano da padrona. Compaiono infatti per ben 10 volte. Le spade hanno 7 occorrenze, le coppe le incontriamo 5 volte e infine i bastoni compaiono solo 3 volte, meno di un terzo dei denari. Per quel che riguarda gli arcani maggiori, hanno 7 occorrenze. Il dato statistico, parla chiaro. Il seme di denari diventa il leader della tabella. Se la chiave mancante rappresenta l'area su cui indagare, la statistica sposta il baricentro verso elementi materiali, patrimoniali o concreti, tipici dei denari, rispetto alla sfera emotiva che troviamo nelle coppe o nell'azione pura, caratterizzata dai bastoni. Per quel che riguarda gli arcani maggiori, la loro presenza resta alta, con 7 posizioni occupate su 32 carte uscite, circa il 22%. A differenza delle tabelle precedenti, qui gli arcani maggiori sono, per così dire, spalmati su tutte le colonne. Non c'è un polo di concentrazione, il che indica che il suggerimento investigativo è distribuito uniformemente in ogni fase della lettura. Notiamo che abbiamo la presenza di arcani, chiamiamoli pesanti, compaiono carte come il diavolo, il mondo, la temperanza, che matematicamente aumentano la complessità dei dati investigativi nell'ultima parte della serie, quella che va dal 1982 al 1984. Vediamo un po' la preminenza delle figure, quindi il fattore umano. Le figure di corte sono massicce in questa tabella, ben 8 su 32 posizioni, quindi il 25%. C'è una prevalenza netta dei re, che sono presenti per 4 volte. Statisticamente questo suggerisce che la chiave per risolvere il caso, secondo le estrazioni, è legata a figure di potere, autorità, uomini maturi che si identificano proprio nei re. Una curiosità proprio legata ai re.
Se guardiamo la terza colonna dei dati, notiamo che i re di denari, di bastoni, appaiono con una frequenza che sembra quasi voler chiudere o definire il consiglio investigativo. Passiamo adesso alla parte più specifica, l'analisi delle frequenze assolute, in pratica le ripetizioni delle singole carte. In questa tabella tre elementi emergono con forza, con molta forza perché si ripresentano costantemente. Re di bastoni, presente 2 volte, 1968 e 1983. È interessante notare come appaia agli estremi della serie principale, creando una simmetria statistica. Il re dei bastoni che apre e chiude la cronologia suggerisce un indizio legato a una figura di potere, qualcuno che agisce per affermare autorità, che calcola i rischi, che manipola per guidare gli eventi. È la leadership che si muove nell'ombra. Il re di denari, presente 2 volte, 1968 e 1984, ecco, di questo re posso dire invece che punta verso un uomo legato alle risorse materiali, ambizioso, rigido nelle convinzioni, abituato a gestire e controllare. Qui l'indizio parla di potere economico, di metodi convenzionali, di esperienza consolidata. Il 9 di coppe, presente 2 volte, ottobre 1981 e 1982, è un'apparizione ravvicinata che crea un cluster temporale. Il 9 di coppe introduce un movente più intimo, il piacere. L'idea che il criminale abbia agito per un appagamento personale, inseguendo una soddisfazione che mette da parte tutto il resto, anche la verità. 8 di spade, presente 2 volte, giugno 1981 e 1985. Quest'arcano racconta invece una sensazione di prigionia, qualcuno che si sente intrappolato, bloccato dalla paura, incapace di vedere alternative. Un'indagine che punta verso limiti interiori, dubbi, dipendenze. Presente 2 volte, 1974 e 1984, il Cavaliere di Spade, ancora una volta, torna come segnale di un attacco impulsivo, aggressivo, di un conflitto che esplode per affermare le proprie idee. È la costante che unisce tutte e tre le tabelle analizzate finora. Matematicamente l'elemento con la probabilità di uscita più anomala e costante dell'intero esperimento. Come ultima analisi mi sono chiesta se ci sono, per così dire, delle anomalie nelle carte uscite che fanno tornare alla mente dei fatti realmente accaduti durante la serie omicidiaria. Come per il capitolo precedente, chiedo aiuto a tutti gli esperti del caso a trovarne altre. Ne avrei trovata una, sempre che non sia una mia suggestione. Tra l'ottobre 1981 e il 1982 appare il 9 di coppe in sequenza. Storicamente parlando è esattamente il periodo in cui iniziano a circolare le voci, i verbali dimenticati e le lettere anonime. Il 9 di coppe è la carta della soddisfazione, ma anche del segreto condiviso. Il fatto che appaia come chiave proprio quando il mostro diventa un caso mediatico nazionale, suggerisce che la soluzione fosse già in quel chiacchiericcio o in quella soddisfazione narcisistica di chi sapeva e che non ha parlato. Come detto nei primi 2 capitoli, può essere solo una mia suggestione, quindi vi rinnovo l'invito a trovare altri spunti interessanti e magari a scriverli nei commenti. Tirando le somme, questa puntata di riepilogo della chiave mancante, ovvero dove cercare la soluzione, presenta 3 anomalie statistiche abbastanza pesanti. Il ritorno del Cavaliere di Spade, ormai onnipresente in ogni capitolo della nostra indagine, una fortissima concentrazione di denari e di re, che sposta l'indagine dal piano del mistero astratto a quello delle figure umane concrete e dei loro interessi materiali. La ripetizione del re di bastoni e del re di denari, che agiscono come pilastri all'inizio e alla fine della cronologia. Beh, direi che per la chiave mancante la nostra analisi finisce qui, quindi passiamo alla terza tabella, quella forse più attesa della figura celata.
Eccoci qui ad analizzare tutte le carte uscite nei capitoli della figura celata di ogni singola puntata. Analizzando questa tabella, quella dedicata all'ipotetico identikit del o dei colpevoli, il dato statistico subisce un'impennata. Se le tabelle precedenti erano indiziarie, questa è decisamente esplicativa. Le ricorrenze e la densità simbolica qui raggiungono il loro picco massimo. In questa tabella dedicata all'identikit i semi cambiano radicalmente peso rispetto alla chiave mancante. Le spade le troviamo 11 volte, diventando di fatto il seme dominante. I bastoni sono presenti in 10 occorrenze, i denari sono usciti in 6 occasioni e le coppe collezionano 5 occorrenze. Il dato statistico è netto, il seme di spade che simboleggia il conflitto, il metallo, il freddo intelletto prende il sopravvento. Sommandolo ai bastoni che rappresentano l'energia, il vigore fisico, il fare, abbiamo 21 carte su 32 di stampo, per così dire, attivo-aggressivo. Per quel che riguarda gli arcani maggiori li incontriamo ben 8 volte su 40 posizioni. La frequenza è oggettivamente altissima. Per quel che riguarda la qualità dei simboli, troviamo carte decisamente pesanti come il mondo, la torre, la luna e un doppio ritorno della morte. Anche il giudizio appare 2 volte, quasi a voler ribadire il concetto di rivelazione. Una cosa che ho notato e che ho trovato inusuale è che in una tabella dedicata all'identikit di un presunto killer seriale maschile, il dato statistico più scioccante è la presenza massiccia di figure femminili. Incontriamo tutte le regine in ben 5 occorrenze, con quella di spade presente ben 2 volte. Se sommiamo tutte le figure di corte, cioè fanti, cavalieri, re e regine, arriviamo a 10 uscite su 32, vale a dire il 31%. Se vogliamo lasciarci ispirare e fare una riflessione statistica, l'identikit non restituisce un'immagine monolitica maschile, ma un dataset dove il lato femminile o il rapporto con il femminile, sia esso relativo alle vittime o a figure terze, è magicamente preponderante. Andiamo adesso a cercare la carta sempre presente nelle precedenti tabelle, sebbene in questa specifica tabella compaia solo una volta. Se uniamo i dati di tutte e quattro le tabelle, il Cavaliere di Spade risulta la carta vincitrice assoluta dell'intera serie. Passiamo adesso alla parte più specifica, l'analisi delle frequenze assolute che riguardano le ripetizioni delle singole carte. E in questa tabella la statistica urla. Ci sono ripetizioni che in un mazzo di 78 carte hanno una probabilità bassissima di uscire con questa frequenza in sole 40 estrazioni. La morte è presente 2 volte, 1983 e 1985. Compare proprio nella fase finale della serie omicidaria. La morte delinea una figura che agisce senza pietà, che vede la distruzione come un passaggio necessario, una persona che non teme il cambiamento, anzi lo impone con violenza. Il 7 di denari lo troviamo 2 volte, 1968 e 1983. Parla di pianificazione, un individuo paziente, riflessivo, che agisce per un tornaconto futuro, una lentezza calcolata, una perseveranza che costruisce nel tempo. Il 2 di denari ha 2 occorrenze, giugno e ottobre 1981, un raddoppio immediato nello stesso anno. Il 2 di denari suggerisce una personalità instabile, che vive di espedienti, che si adatta per sopravvivere, una figura flessibile, dispersiva, che cerca equilibrio in modo precario. L'asso di bastoni è presente 2 volte, 1968 e giugno 1981.
È una carta che introduce invece un'energia impulsiva, una volontà forte, un'ambizione che spinge ad agire senza pensarci troppo, è l'inizio di un percorso dettato dall'entusiasmo e dalla mancanza di direzione. La regina di spade la incontriamo due volte, delinea una presenza fredda, calcolatrice, lucida, una mente acuta, indipendente, rigida, che protegge e giudica senza esitazione, una figura femminile che pesa molto nell'identikit. Il fante di bastoni lo troviamo due volte, il 1974 e il 1982. Ci mostra un'altra sfumatura, impulsività, superficialità, il bisogno di dimostrare qualcosa senza comprenderne le conseguenze. Una personalità giovane, incostante, che sperimenta e si muove senza radici. Infine, il 6 di spade è presente due volte, giugno 1981 e il 1982, e ci parla di fuga, qualcuno che si allontana, che rimuove emotivamente ciò che ha fatto, che si distacca e scivola via. Come ultima analisi cerchiamo delle anomalie nelle carte uscite che riportano alla mente dei fatti realmente accaduti durante la serie, come per i capitoli precedenti, che dà aiuto a tutti gli esperti del caso affinché ci diano una mano a trovare altre e a segnalarle nei commenti. A me ne è saltata agli occhi solo una. Tra il 1983 e il 1984 notiamo un passaggio di testimone tra arcani maggiori. Nel 1983 escono la morte e la regina di denari. Nel 1984 la torre e la regina di spade. La mente ritorna al 1983 dopo il delitto dei ragazzi tedeschi. Il killer sa di aver rischiato uscendo dai suoi canoni abituali o di aver mandato un messaggio troppo forte. Il 1984 a Vicchio è il delitto della distruzione rappresentata dalla torre, dove la precisione chirurgica raggiunge livelli mai visti. Statisticamente il passaggio dalla regina di denari alla regina di spade indica una sorta di inasprimento. Si passa dalla materia, cioè il corpo, alla lama, quindi alla freddezza assoluta. Dovendo sintetizzare ciò che le carte ci hanno mostrato in questo capitolo, direi che l'identikit è glaciale, la prevalenza del seme di spade indica il conflitto, il metallo e il freddo intelletto. Abbiamo una spiccata ombra del femminile, matematicamente l'uscita costante di regine, ben 5 volte in una riga dedicata al colpevole, è l'anomalia più interessante. Suggerisce che la figura celata sia strettamente legata o definita da una controparte femminile. Possiamo anche dire che il ciclo si chiude. La comparsa della morte nel 1983 e nel 1985 indica statisticamente la fine naturale del sistema mostro. Notiamo una forte coerenza del 1981. Per entrambi i crimini escono spesso le stesse carte. Il 2 di denari, il giudizio, la luna e il sole. Statisticamente quell'anno rappresenta il nucleo del dataset. Ok, direi che per la figura celata abbiamo fatto un'analisi interessante e per certi versi sorprendente. Possiamo passare adesso alla parte finale in cui cercheremo di dare delle risposte a domande che ci assillano da decenni. Dopo 9 puntate passate a interrogare i simboli, siamo arrivati alla domanda che l'Italia si pone da oltre 50 anni: chi era davvero il mostro di Firenze? Le carte che abbiamo steso sul tavolo non ci hanno restituito un nome e un cognome, ovviamente, ma qualcosa di molto più inquietante, una firma psichica. E oggi, guardando quel tabellone che abbiamo costruito insieme, le nebbie iniziano a diradarsi.
Dobbiamo partire dalla radice. Il 1968 è stato lo sliding doors di questa storia. È la serie omicidiaria che inizia o è un colossale depistaggio? La statistica delle nostre letture parla chiaro: il 68 è, per così dire, l'anomalia necessaria. Non è stato un semplice delitto passionale, ma il serbatoio a cui il killer ha attinto. Che fosse lui l'esecutore o che abbia ereditato quell'arma e quel segreto, il 1968 è il cordone ombelicale che lega il mostro a un mondo di silenzi e ricatti. Senza il 68 il mostro probabilmente non sarebbe mai esistito. E qui arriviamo all'altro dubbio amletico: lupo solitario o branco? Le carte ci hanno mostrato una dualità costante. Abbiamo visto regine e re alternarsi. Abbiamo visto il cavaliere di spade passare il testimone. Il mostro di Firenze non è un individuo, ma una sorta di sistema. Se mi chiedete se una sola mano ha premuto il grilletto, i simboli suggeriscono di sì: una mente metodica, ossessiva, un solitario nella fase esecutiva. Ma se mi chiedete se fosse solo, la risposta è no. Il mostro ha goduto di una protezione ambientale, ha avuto spettatori, ha avuto potenziali depistatori che, come abbiamo visto nelle ripetizioni tra l'82 e l'83, hanno cambiato ruolo, restando però sempre presenti nell'ombra. Le carte dei denari e dei re, che sono uscite ossessivamente nella chiave mancante, ci parlano di qualcuno che sapeva o che aveva intuito non solo guardoni di campagna, ma una rete di interessi, forse legata a un mondo esoterico o di potere. Il mostro è stato un braccio armato che sapeva di essere guardato e forse proprio per questo si è sentito onnipotente. Quindi chi era il mostro di Firenze? Era un uomo che conosceva il buio, ma era anche un collettivo di silenzi. È stato un predatore solitario nelle vigne, diventato però l'attore protagonista di un teatro dell'orrore messo in scena per un pubblico invisibile. Le carte ci dicono che la verità è sempre stata lì, sotto gli occhi di tutti, nascosta in quegli agganci tra un delitto e l'altro. La storia del mostro non finisce con una sentenza, ma con la consapevolezza che il male, quando è così radicato nel territorio, non muore mai del tutto, resta nell'aria come l'odore della polvere da sparo in una notte d'estate nel Mugello. E voi, dopo aver visto questo disegno finale, siete ancora convinti che la verità sia scritta solo nelle comunque fondamentali carte processuali? Io sono convinta che il viaggio sia appena iniziato. Vi ringrazio tutti per avermi seguita in questa avventura di 9 appuntamenti, e se li avete apprezzati in questa schermata trovate tutte le altre puntate che compongono questa serie. Ancora grazie e vi aspetto tutti con gli altri contenuti del canale. A presto!